Ciao e benvenuti sul mio canale. Faccio questo video perché ho visto che nei commenti ci sono spesso domande ricorrenti. Le cose che mi vengono chieste di più sono come poter personalizzare l'accensione e lo spegnimento delle strisce, quali siano i modi per poterle accendere in automatico, se si possano accendere e spegnere con interruttori e nello specifico con gli interruttori a frutto che vengono montati nelle prese a muro. Quindi nel video andremo a trattare in maniera anche abbastanza veloce argomenti che avevamo già visto nei video precedenti. Questo non vuole essere una ripetizione, ma vuole essere un riassunto per poter andare a chiarire ogni vostro eventuale dubbio. Come sempre vi ricordo, se il video dovesse esservi utile e dovesse piacervi, di lasciare un like. Se già non lo siete, iscrivetevi al canale. A voi non costa veramente nulla, ma per me è veramente molto importante. Con questo ho detto veramente tutto, vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Abbiamo qui il nostro SP32 sul quale è stata installata l'ultima versione stabile di VLED, che oggi è la 0.14.4, e al quale è stato collegata una striscia da 15 LED VS2812B. Andiamo ora a vedere come fare per personalizzare la nostra striscia LED nel momento dell'accensione e allo spegnimento. Prima di procedere andiamo a creare i vari preset che ci serviranno nel corso del tutorial. Il primo che creeremo sarà un colore solido, mettiamo ad esempio la luce blu, andiamo su preset e lo chiamiamo blu fisso e lo salviamo. Il secondo preset andiamo a scegliere sempre a caso un effetto, andiamo su preset, lo chiamiamo effetto 1 e lo salviamo. Scegliamo un ultimo effetto, ad esempio questo, lo mettiamo in verde giusto per differenziarlo dal blu fisso, andiamo su preset, lo chiamiamo effetto 2 e lo salviamo. Come ultimo andremo a creare il preset spento. Per fare questo premiamo il tasto power, la striscia si spegne, premiamo su preset, lo chiamiamo spento e salviamo. Bene, ora la cosa importante che vi voglio far notare è che tutte le volte che salvate un preset, il software VLED gli va a associare un numero identificativo, ad esempio l'1, il 2, il 3 e il 4. Questo numero all'interno del software VLED, in tutte le varie funzioni, quando lo andate a inserire andrà a richiamare lo specifico preset che avete salvato. Andiamo ora a vedere il primo metodo che ci permette di personalizzare le nostre strisce LED all'avvio. Questo differisce dagli altri metodi che vedremo poi nel corso del tutorial perché è l'unico che funziona nel momento in cui viene tolta alimentazione all'SP32 e poi ridata. Tutti gli altri che andremo a vedere, affinché funzionino, devono avere come presupposto il fatto che l'SP32 resti alimentato. L'accensione e lo spegnimento verrà fatto via software tramite il pulsante power. La prima opzione che abbiamo, quella che ci permette di configurare le strisce togliendo alimentazione al nostro SP32, la possiamo andare a configurare andando sul tasto Config, LED Preferences, scendiamo fino alla sezione Default. In questa sezione possiamo andare a impostare tutte le caratteristiche che avrà la nostra striscia nel momento del riavvio. Secondo me le uniche opzioni che ha un senso andare a modificare sono queste due, tutte le altre io le lascerei così come di default. Nella prima possiamo andare a stabilire il livello di luminosità che avrà la striscia nel momento del riavvio. Lo potete andare a specificare con un valore che va da 0 a 255. Mentre invece nella seconda possiamo andare a specificare un preset che vogliamo venga applicato. Di default va a mettere lo 0. Lo 0 corrisponde alla luce gialla. Proviamo quindi ad andarlo a sostituire, andremo a mettere il valore 1 che per noi corrisponde, se vi ricordate, alla luce blu fissa, premiamo su Save e andiamo a spegnere il nostro SP32. Ridiamo alimentazione. Come potete vedere la nostra striscia si accende col colore che gli abbiamo impostato. Stessa cosa logicamente la possiamo fare anche con un effetto, andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo nella sezione Default,
Andiamo a mettere il 2. Premiamo su Save, togliamo alimentazione, lo riaccendiamo e in questo caso va a applicare l'effetto che gli abbiamo impostato. Allo stesso modo potrei andare a applicare al momento del riavvio un insieme di effetti e colori fissi. Come? Creando una playlist. Vado su playlist, gli vado a dire che il primo colore che voglio nella playlist sarà il blu fisso per una durata, mettiamo, di 2 secondi. Aggiungiamo l'effetto 1, aggiungiamo l'effetto 2. Se lasciamo spuntato l'effetto ripeti all'infinito, nel momento del riavvio lui continuerà a ripetere la nostra playlist fin tanto che non andremo manualmente a selezionare un colore o un effetto. Se lo togliamo, la nostra striscia rimarrà impostata sull'ultimo effetto della playlist, quindi in questo caso l'effetto 2. Per il nostro esempio non cambia niente, quindi lasciamo ripeti all'infinito. Prima di salvare andiamo a inserire anche il nome, la chiamiamo playlist accensione e premiamo su salva. Come vedete alla playlist è stato assegnato il valore 5. Quindi proviamo a vedere se alla partenza applica anche la playlist. Torniamo su config, LED preferences, scendiamo, andiamo a mettere il 5 che corrisponde alla nostra playlist, togliamo alimentazione e la ridiamo. Perfetto, all'avvio applica correttamente la nostra playlist che avevamo creato. Ora, come vi accennavo prima, tutti questi sistemi che andremo a vedere necessitano del fatto che l'SP32 rimanga sempre alimentato e che venga spento solo col pulsante Power a livello software. Questo fa sì che le vostre strisce, anche se spente, restino in tensione. L'unico sistema per andare a togliere la corrente alle vostre strisce nel momento in cui le spegnete è andare a collegare un relè. Se volete sapere come farlo, vi lascio qui in alto il link del video che ho realizzato. Prima di procedere andiamo a creare altri 2 preset, per cui nel primo andremo a mettere un effetto a caso tipo questo. Cambiamo colore, lo mettiamo in viola, lo chiamiamo effetto 3, premiamo su save e ne creiamo un altro tipo questo qua e lo mettiamo in verde, chiamiamo effetto 4. A questo punto creiamo un'altra playlist, la chiamiamo playlist spegnimento. In questa playlist andremo a mettere ad esempio il blu fisso per 2 secondi, l'effetto 3, l'effetto 4 e, cosa fondamentale, come ultimo andremo ad aggiungere l'effetto spento. Questo farà sì che una volta che la nostra playlist viene riprodotta, l'ultimo effetto andrà a spegnere la nostra striscia. Premiamo dunque su Save e, come potete vedere, alla nostra playlist spegnimento è stato assegnato il numero 8. Ora, un altro sistema che abbiamo per poter personalizzare l'accensione e lo spegnimento è tramite il calendario. Andiamo quindi su Config, Time e Macros, scendiamo. In questa sezione potrò andare a stabilire un'accensione e uno spegnimento in automatico a determinate ore, a determinati giorni, andando a specificare l'utilizzo di preset creati in precedenza. Vi faccio vedere un esempio molto veloce senza scendere troppo nei dettagli, perché anche qui c'è già un video. Quindi premo sul calendario, gli posso dire ad esempio che in determinati giorni, che vanno da inizio anno fino a fine anno, alle 14:30 di pomeriggio si dovrà accendere, quindi gli dirò di eseguire il preset 5 che, se vi ricordate, è la playlist accensione. Dopodiché, sempre negli stessi giorni, posso anche cambiarli volendo, alle 20:30 di sera dovrà spegnersi, quindi andrò a indicare la playlist numero 8 che è la nostra playlist di spegnimento. Allo stesso modo, se non volete eseguire delle playlist, potete
farlo accendere con un colore andando a inserire il numero del preset e farlo spegnere in maniera secca andando a inserire il numero del preset spegnimento che avevamo creato prima. Torniamo alla home. Un altro modo molto interessante, che secondo me è quello che più potrà essere usato, è poter fare il tutto tramite dei pulsanti, touch o meccanici non importa. Andiamo quindi a vedere come. Io ho già collegato due pulsanti touch e un interruttore on-off all'SP32. Anche per questo esiste già un mio video, se volete approfondire meglio l'argomento vi lascio il link qui in alto. Andiamo ora in maniera abbastanza veloce a fare tutti i vari settaggi, per cui andiamo su Config, LED Preferences. Sul button 0 andiamo a impostare il primo pulsante touch che ho collegato sul pin 27. Sull'1 andiamo a impostare il secondo pulsante touch che è collegato sul pin 34, mentre sul 2 il pulsante on-off che è collegato al pin numero 12. Andiamo a settarli, per cui i pulsanti touch vanno messi come push inverted, mentre l'interruttore come switch. A questo punto premiamo su Save, andiamo su Time e Macros e andiamo ad associare i vari preset. Quindi il pulsante touch numero 1 verrà dedicato solo all'accensione, con un breve tocco imposto che vada a riprodurre il preset numero 5 che è la playlist d'accensione. Con un doppio tocco vado a impostare la riproduzione ad esempio del preset numero 3 che è l'acceso in verde. Il pulsante 2 invece sarà utilizzato solo per effettuare vari tipi di spegnimento. Quindi con un tocco breve andrà a riprodurre la playlist di spegnimento che è quindi il preset numero 8 e con un doppio tocco andrà a riprodurre il preset numero 4 che è lo spegnimento secco. Per l'interruttore invece in questa casella che passa da on a off, quindi è un comando di spegnimento, gli andremo a dire di eseguire il preset numero 4 che è lo spegnimento secco, mentre invece qua che passa da off a on è un comando di accensione, gli andremo a dire di eseguire il preset numero 1 che è il blu fisso. Fatto questo premiamo su Save. Andiamo ora a vedere se tutte le nostre impostazioni funzionano correttamente. Spegniamo quindi la striscia, andando a premere una volta sul pulsante touch numero 1 dovrebbe partire la playlist di accensione, mentre invece andando a premere una sola volta sul pulsante 2 dovrebbe partire la playlist di spegnimento. Perfetto. Premendo due volte sul pulsante 1 dovrebbe partire l'effetto verde e premendo due volte sul pulsante touch 2 dovrebbe partire l'effetto spegnimento secco. Andiamo ora a provare anche il nostro interruttore on-off, si trova attualmente nella posizione 0, premendo la posizione 1 dovrebbe accendersi l'effetto blu. Premendo ora sullo 0 dovrebbe avviarsi il preset di spegnimento secco. Ok, perfetto, funziona tutto. Approfitto di questo video per andare a rispondere anche a tutte quelle persone che mi hanno chiesto se era possibile collegare i classici interruttori che vengono poi inseriti nelle prese a muro alle strisce LED. La risposta è sì, vengono collegati e gestiti nello stesso modo degli interruttori on-off. Collegati a una striscia ne potete avere anche più di uno, un esempio è quello che abbiamo fatto qua, quindi con uno possiamo andare accendere e spegnere la striscia, mentre con l'altro, adesso io in questo caso non ne avevo due e avevo solo l'interruttore on off, ma è la stessa cosa come vi dicevo, con l'altro possiamo andare a cambiare i colori e gli effetti. Quindi se per fare questo usate interruttori e pulsanti touch in maniera separata non ci sono problemi. Se cominciate a utilizzarli assieme possono dare dei conflitti. Vi faccio vedere un esempio pratico. Se noi andiamo a accendere la nostra striscia direttamente dall'interruttore e la spegniamo non ci sono problemi. Se invece la andiamo a accendere dal pulsante touch e la andiamo poi a spegnere con l'interruttore, alla riaccensione la nostra striscia non farà più la luce blu come era stato impostato,
ma continuerà a riprodurre il preset che era stato associato al pulsante touch. Per ovviare a questo problema occorre andare a spegnere la nostra striscia direttamente dal pulsante touch. Dopodiché, se noi la torniamo a riavviare dall'interruttore, il problema non si presenta più. Comunque, adesso che avete capito un po' come funziona, quello che vi consiglio io è prendervi una breadboard, un pezzo di striscia, i vari interruttori, pulsanti touch e fare delle prove. Quella è l'unica soluzione per risolvere ogni dubbio. Oltre al video dei pulsanti che vi avevo consigliato prima, che vi fa vedere anche come utilizzare i pin capacitivi dell'SP32, vi consiglio anche, e ve lo lascio qui in alto, il video sui sensori di movimento. Anche questi possono essere applicati per accendere e spegnere delle strisce. Bene, il video finisce qua, spero di aver chiarito ogni vostro dubbio. Se così non fosse, lasciate le vostre domande scritte nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un like. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!